Ciao a tutti! Oggi vedremo 3 modi per fare le stelline con la tecnica del quilling. Come potete vedere, queste due sono molto simili, ma sono ottenute piegando in 2 modi diversi i rotolini, mentre questa è una stellina vuota. Vedremo come farla con l'attrezzo apposito, ma anche come farla senza attrezzo. Quello che userò saranno 3 striscioline. Ognuna è lunga circa 45 cm, la bacchetta per il quilling e la colla, oltre alle mascherine. Per fare la prima stellina dobbiamo procedere a fare il nostro rotolino largo. Una volta terminato, prima di incollare le estremità, rilasciatelo in un cerchio del diametro di 2 cm. Incollatelo. Potete aiutarvi a tenere premuto qualche secondo anche con la pinzetta in modo che la chiusura sia più precisa. Ora iniziate a pizzicare, quindi pizzicate da una parte e proseguite in questo modo con questi pizzichi fino a farne 5. A questo punto, come vedete, si è formato un pentagono. Bisognerà solo andare a piegare a metà facendo unire i vertici opposti di ogni lato. E la prima stellina è formata. Per fare la seconda stellina dobbiamo procedere come prima, quindi facciamo un rotolino largo che poi andremo a rilasciare in un cerchio di diametro 2 cm. Casomai picchiettate per farla allargare bene, fissate con la colla e tenete premuto qualche secondo. In questo caso procederemo in un altro modo per fare il pentagono. Anziché andare a occhio, facciamo un triangolo. Quindi con la mano destra dobbiamo andare a pizzicare e con la sinistra appiattiamo per formare il lato. Poi pieghiamo a metà facendo toccare all'interno i 2 vertici, in questo modo, e ripetiamo anche dall'altra parte. Come vedete, anche in questo caso si è formato il pentagono. A questo punto possiamo procedere come prima, quindi pieghiamo verso l'interno i lati per formare la stella. Per fare la stellina con l'interno vuoto dobbiamo usare questo attrezzo che forma i pentagoni. Iniziamo ad arrotolare. Mettiamo subito una puntina di colla in modo che rimanga ben saldo e ben fissato. Ecco, in questo caso dobbiamo tirare bene perché se no rischiamo che non rimanga ben incollato. Per evitare che si divida quando andrò a fare poi le pieghe, su ogni lato del pentagono metto un pochino di colla. Formato il pentagono, staccatelo subito e ricordatevi di pulire l'attrezzo dai residui di colla perché se no i lavoretti successivi potrebbero non venire così bene. Lasciatelo asciugare per una decina di minuti. Una volta asciutto accentuate gli angoli. A questo punto potete decidere di lasciare la stellina con le punte appena accennate in questo modo, oppure fare una vera e propria stella andando a piegare facendo toccare i vertici opposti di ogni lato. Se per caso non avete l'attrezzo per fare i pentagoni, come vi dico sempre, non c'è nessun problema. Potete fare in questo modo.
piegate la strisciolina alla misura che preferite per andare a formare 5 lati della stessa misura. Dopo aver formato i 5 lati, basterà andare ad unirli. Come potete vedere si è formato il pentagono. Li dovrete poi unire facendo ruotare il pentagono per far aderire tutto il resto della strisciolina. Questo è sinceramente un metodo un po' scomodo e laborioso ed è molto meglio a quel punto usare uno dei due metodi visti prima. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate pure il vostro commento, il vostro like, se vi va condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e al prossimo video!